Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi per voi questa splendida clutch realizzata con due cordini lavorati insieme, ma soprattutto, guardate che meraviglia, ho utilizzato il teddy che gli dà questo aspetto veramente molto morbido. Prima di vedere comunque tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Per questo progetto troverete un kit completo su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% che vi lascio sia qui sullo schermo che anche in descrizione. Allora, il protagonista assoluto è questo bellissimo cordino teddy, guardate che ricorda proprio gli orsacchiotti e di una morbidezza incredibile, che io andrò a lavorare insieme a Indalux. E trovate una rocca da 500 grammi, ho scelto la tonalità numero 10 accoppiata alla numero 18, poi una coppia di manici, anche questi lavorati col teddy, guardate che meraviglia, poi abbiamo questa base dalla forma insolita perché non è la solita 21x8 ma 25x12 ed è specchiata, e poi una chiusura, questa qui per le clutch, da 22 cm. Per quanto riguarda gli uncinetti ve lo darò durante la lavorazione, perché appunto adesso andrò a fare la prova per vedere quale utilizzare sia per il primo giro che per tutto il resto della lavorazione. Per questo primo giro utilizzerò il 3,5 perché devo lavorare entrambi i filati, ma devo anche riuscire a far passare il filato qui sotto. Allora io vi spiego perché già io ho creato la prima parte, sono partita con un punto singolo, un altro punto singolo e poi ho alternato 2 1 2 1 2 fino alla curva e poi tutti uno, ma adesso ve lo faccio vedere proprio praticamente. Questo è il mio punto centrale, quindi io vado a fare un punto basso e un altro in quello seguente. Poi qui comincio con l'aumento, quindi faccio 2 punti bassi nello stesso foro, uno in quello successivo, nuovamente 2 in quello ancora dopo, perché praticamente in questo lato dobbiamo alternare punti singoli ad aumenti in questo modo. Poi un altro punto singolo e finiamo la curva con 2 punti bassi nello stesso foro, in questo modo. Qui iniziamo col lato dritto, dobbiamo fare un po' d'attenzione perché è un doppio filato, quindi poi andremo a cambiare l'uncinetto. Lato lungo, tutti un punto basso in ogni foro fino a qui che poi inizierà la curva e si rifà quello che abbiamo fatto da questa parte. Quindi inizio e mi lavoro le mie maglie basse singole per ogni foro in questo modo e procedo. Quindi faccio uno per ognuno, poi qui vado ad alternare 2 1 2 1 finché non arrivo qui e poi ci rivediamo e vediamo quale uncinetto utilizzare per tutto il resto della lavorazione del corpo borsa. Fine giro, chiudiamo, vedete? Qui grazie anche all'altro cordino si intravede il punto e io chiudo qui con una maglia bassissima in questo modo. Adesso io ho fatto delle varie prove, quindi adesso lasciamo il cordino 3,5 e prendo il 5,5. Voi potete, volendo, utilizzare sia un 5 o un 6 se eventualmente con questo non vi trovate bene. Faccio una catenella. Adesso vedete qui ci sono i punti, si intravedono anche per l'utilizzo, come dicevo prima, del cordino Indalux, in maniera tale che è più facilmente visibile il punto. Vedete qui, quindi io vado a prendere i punti sottostanti con delle maglie basse senza fare più aumenti perché sono già sufficienti quelli che abbiamo realizzato nel primo giro. Quindi anche questo giro è un po' difficoltoso perché chiaramente proveniamo dal 3,5, ma dal giro successivo la lavorazione scorrerà molto di più. Quindi
a questo punto non ci resta che fare questo giro, arrivare a questo punto e farvi vedere come continuare per salire il corpo borsa. Primo giro completato, vi faccio vedere quale sarà il risultato. Vedete, si intravedono i punti. Allora, io ho deciso di utilizzare entrambi i cordini lavorati insieme perché solo il teddy verrebbe molto morbida, il che va anche bene, ma siccome dobbiamo poi mettere questa chiusura che ha un leggero peso, chiaramente la borsa diventa floscia, per cui anziché usare terme indurenti, con la lavorazione di un filato, poi in questo caso Indalux gli dà anche tanta luce, mi è sembrata la soluzione perfetta. Quindi arrivata a questo punto noi che cosa facciamo? Da questo momento continuiamo a lavorare a spirale, quindi non chiudiamo, ma sul primo punto che abbiamo effettuato continuiamo con dei punti bassi. Vedete? Sono anche facilmente riconoscibili, vedete qui ci sono le asole, per cui noi andiamo a lavorare punto su punto, quindi lavorando a spirale come vi ho detto, e andiamo a raggiungere circa 20 centimetri. In ogni caso, come sempre, non appena avrò raggiunto l'altezza che mi soddisfa, vi dirò esattamente a quanto dovete arrivare. Quindi a questo punto continuiamo la lavorazione e ci rivediamo a corpo borsa terminato. Il corpo borsa è quasi completato, io ho raggiunto 20 centimetri e ho già appoggiato la mia chiusura perché adesso dobbiamo procedere con la cucitura. La cosa importante per la buona riuscita di una clutch è che questa chiusura corrisponda esattamente al centro del lato corto. Ovviamente la stessa cosa da questa parte, altrimenti la clutch verrà storta. Allora io ho tagliato il filo, adesso lo riprendo, sempre lavorato insieme, sempre col 5,5 nel mio caso. E adesso noi che cosa facciamo? Allora, io mi aggancio qui giù e comincio a fare dei punti bassi e alternerò due punti bassi nello stesso punto, parliamo dei punti sottostanti, in questo modo. Quello successivo ne facciamo uno, così riempiamo per bene la nostra chiusura e non si vedrà appunto la parte metallica. Quindi procediamo, punto successivo ne facciamo due, uno sempre nello stesso punto, quello successivo ancora ne facciamo uno. Aspettate, prendo un po' di filo, quello successivo ancora ne facciamo due e quello dopo, adesso vi spiego qui cosa fare dove c'è la chiusura, ne facciamo uno. Vedete che qui, oltre a bloccare la mia chiusura, mi sono staccata 3 punti, 1, 2 e 3, che non lavora, altrimenti si rischia che magari poi non si possa chiudere bene la nostra clutch. Salto questi 3 punti e mi sposto con 3 catenelle, 2 e 3. Vedete, questo è agganciato, vado in quello successivo e ricomincio. Un punto basso sul primo e 2 punti bassi sul seguente, come abbiamo fatto prima. Vedete come viene ben chiusa e si procede. Io qui ho agganciato, ma non facciamo l'apertura a mano perché andiamo a mettere i manici, quindi non serve, anche per fare, diciamo, un modello diverso. Quindi non facciamo altro che continuare alternando un aumento e una maglia normale sotto le maglie sottostanti per tutta la lavorazione. Quindi questo è soltanto per tenerla ferma, quindi lo possiamo anche togliere. Arrivato da questa parte andiamo a fare la stessa cosa, quindi arrivato qui saltiamo questi 3 punti, si fanno le 3 catenelle e si passa avanti e lavoriamo fino a questo punto e chiudiamo. Dopodiché
L'unica cosa che dobbiamo fare è inserire i manici e la nostra clutch è terminata. Guardate che meraviglia questa clutch, ve la mostro indossata ed è di una morbidezza incredibile, che è la caratteristica di questo cordino, appunto protagonista del progetto di oggi. È anche abbastanza capiente perché abbiamo ottenuto 27, 22 e circa 13-14 cm di profondità, quindi davvero anche una borsa elegante e capiente, ma soprattutto perfetta anche per le principianti, perché come avete visto dalla spiegazione non c'è niente di difficile. Io vi ricordo che trovate un kit a vostra disposizione con tutto l'occorrente su borgodeipazzi.com, che potete acquistare col mio codice sconto del 10%, e come al solito ci sono tante tonalità, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Se avete dei dubbi, come sempre mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. A questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.